Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine oppure ascendente Vergine. Anche se hai la Luna in Vergine o Venere in Vergine, questo video può esserti utile per avere certi click o certe intuizioni o illuminazioni. Allora, è un video che ti deve arrivare in questo momento, sul tuo destino immediato, ciò che sta accadendo nelle prossime ore, ciò che ti sta accadendo adesso. È un messaggio guida da parte degli spiriti per indirizzare il tuo massimo bene e successo. Allora, andiamo a vedere cosa ti vogliono dire. Destino immediato. Cosa devi sapere? Eccole, stanno uscendo, sono uscite proprio 3 e le lasciamo. Allora, shock addizionale, rottura di schemi, vril. Sta emergendo una nuova fase di te, come se fosse uscita un po' la torre edulcorata qui, c'è un po' di rottura di schemi. Tutto ciò che puoi stare attraversando in questo esatto momento, nelle prossime ore, un evento che rompe gli schemi, rompe il conosciuto, non è evitabile, non è controllabile, proprio perché deve far uscire il fuoco, la verità, qualcosa che destabilizza per avere radicamento. Creatività, arte, colori, bellezza. Allora, sta arrivando un lampo di genio, un'illuminazione, mi verrebbe da dire. Mamma mia, un'illuminazione che ti porta a fare qualcosa di indomabile, che sa esattamente essere vero per te. Allora, qua mi viene un lampo di genio, cioè arriva un lampo di genio, qualcosa di rompe gli schemi. Io credo che tu farai qualcosa che è fuori dai tuoi schemi abituali, che ti porta a realizzare wow, qualcosa di eccitante, di fortissimo, cioè brividi mentre te lo dico. La volontà femminile è la volontà di creare fuori dal conosciuto, di creare qualcosa al di là di te, di quello che credi di essere. È qualcosa che ha a che fare con la creatività, con l'arte, i colori, la bellezza, un lampo di genio. Allora, le idee sono gli dei, è idola, quindi qua ci sono delle idee che ti portano a realizzare qualcosa. O qualcosa accade che ti porta a manifestare un grande potere personale che ti senti proprio eccitato o eccitato. È qualcosa fuori dagli schemi abituali razionali. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. E soprattutto ti stanno dicendo tutto ciò che è fuori dal procedimento della ragione, della razionalità, i procedimenti logici, è vincente. Ok, io non lo so se tu stai facendo il cammino sciamanico con me, però è proprio la manifestazione di un'apertura di questo tipo. Qua c'è il drago. Infatti c'è il carro. Io qua vedo spostamento, movimento, avanzamento, trasloco, viaggi. È un evento molto forte quello che sta accadendo adesso, che sta per accadere, che ti porta a raggiungere un obiettivo, a trovare la strada per raggiungere un obiettivo. Mi stanno uscendo da sole. Allora, sta accadendo qualcosa che ti porta a una gioia incommensurabile col 10 di coppe. Un evento, anche andare verso... Parlano di gioia qui, vedo famiglia, vedo incontro con la bambina interiore che ti porta a realizzare una gioia piena, un prendere le redini di una situazione della tua vita in questo esatto momento e andare verso una gioia piena. Arriva questa gioia piena. Che cos'altro?
Guarda, hai vissuto un momento in cui ti sei sentita o sentito privo di energie, messo da parte dalla vita, una condizione di penuria. È come se dovessi, allora non ti sentirai più messa da parte o messo da parte dalla vita, ti sentirai di avere tutto in questo esatto momento, tutto ciò che ti serve, di essere perfetta o perfetto, che la vita ti sostiene, che hai grandi forze interiori che ti sostengono rispetto alla sensazione di penuria. C'hai un'illuminazione, questo mi sta arrivando, questa vuole uscire. Guarda, e qua abbiamo la stella. La stella mi parla di sanazione e di raggiungimento di un desiderio. Sanazione e raggiungimento di un desiderio. Vedi, qua abbiamo il 5 di coppe e il re di coppe, l'anziana di coppe. Allora, abbiamo vissuto un momento in cui ci siamo sentiti deficitari nella vita, cioè abbiamo vissuto un momento o stiamo vivendo in questo momento una situazione di tristezza, di angoscia, di sentirsi messi da parte. È come se conteniamo queste emozioni, a un certo punto esplodono. Forse stai facendo il rituale erotico della Kundalini, perché te l'ho detto che la trovi sempre sul canale, e a un certo punto esplodono queste emozioni e portano la sanazione e la felicità. Forse abbiamo vissuto l'abbandono da parte di una persona che amiamo o che abbiamo amato, insomma, sono tutti veicoli che ci portano a sperimentare certune emozioni funzionali alla nostra espansione, no? 5-5. Sì. È come se c'è un risveglio spirituale potentissimo che ti porta ad attuare, a fare un rombo di tuono. Cavaliere di denari, paggio di spade, sì, paggio di spade, 8 di bastoni. Senti, quello che stava andando lento si sblocca. Vedo comunicazioni che arrivano, discorsi pendenti o situazioni da risolvere si sbloccano. Può essere nell'ambito pratico, nell'ambito della vita quotidiana, situazioni si sbloccano proprio. Possono essere degli studi, che intraprendi viaggi per degli studi o stai facendo degli studi, situazioni che si sbloccano all'improvviso. E qua c'è un 3 di denari. Allora, io qua vedo appoggio, sostegno e riconoscimento del tuo valore all'interno di un team o di una struttura. E vedo comunicazioni che si sbloccano per un lavoro o situazioni che si sbloccano nell'ambito dove metti energia. Viene riconosciuto il tuo valore laddove metti energia. Quando dico di lavoro non si tratta solo del lavoro stipendiato, ma si tratta di dove metti tu l'energia. Quindi io qua parlo di circostanze dove viene riconosciuto il tuo valore, si sbloccano situazioni pendenti vengono risolte. Sì, chiarimenti inerenti a situazioni di carenza. Magari ti viene anche un'idea geniale su come proporre qualcosa a un gruppo di lavoro, e viene riconosciuto il talento lì. Due di denari, le cose tornano in equilibrio, c'è un equilibrio raggiunto. Qua abbiamo il 2 di coppe, qua abbiamo l'amore anche per te, anche un contratto, perché il 2 di coppe anche sono dei contratti, no? Situazioni in equilibrio dopo un'attenta analisi o un'attenta riflessione su alcune questioni, clausole, situazioni di contratti, eccetera, c'è equilibrio e ci sono persone con le quali tu ti metti d'accordo, persone che corrispondono al tuo cuore. Onestà, contratti, firma di contratti, vedo anche qui. Anche l'amore, in senso proprio relazionale, qua abbiamo re di denari. E mi parlano sia sull'aspetto amoroso, sia sul piano lavorativo. C'è un equilibrio di contratti a livello lavorativo. Viene riconosciuto il tuo valore nei contesti di lavoro e vieni anche retribuita in quanto tale, o retribuito. Anche nell'amore io qua vedo il raggiungimento di una certa stabilità, felicità, sanazione all'interno di un contesto dove ti sei sentita o sentito messo da parte con una persona. E poi vedo stabilità raggiunta o un incontro ti porta a celebrare qualcosa in casa
o una celebrazione, equilibrio raggiunto in casa, persona stabile e affidabile, o raggiungimento di una stabilità anche lavorativa o economica. La ruota gira dalla tua parte. La ruota della fortuna e il destino gira in funzione di questa stabilità raggiunta, vieni raggiunto da questa, vedo, celebrazione per qualcosa che accade d'improvviso nella tua vita che porta stabilità. E lo dovevi proprio sentire questo messaggio. Qua abbiamo il paggio di denari e qua mi parlano di circostanze che ti vedono al lavoro, nella pratica, il raggiungimento di obiettivi nella pratica, anche dei cambi in casa, dei cambi in casa che portano una nuova energia, un'illuminazione ti viene. È come se ti volessi anche prendere cura di più di alcuni aspetti della tua casa, come dentro così fuori, no? Sì, magari fai qualcosa di creativo dentro casa. C'è un equilibrio raggiunto su più fronti, una delle decisioni che prendi su più fronti. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. La giustizia si avvicina, infatti le cose si sistemano le cose, laddove c'è la mancanza di equilibrio. Il numero 27 può essere importante, lo puoi vedere nei prossimi giorni e nelle prossime ore, può essere importante per confermare questa lettura. Sì. Però mi arriva che molti di voi che stanno facendo il lavoro sciamanico con me portano a manifestare questo grazie alla forza indomita di Ignis che viene fuori. Infatti tormenta, tutti gli uragani giungono alla loro fine. Quindi questa carta è indicativa rispetto a quello che è uscito. Stiamo vivendo, se possiamo vivere un momento di tormenta, giunge alla fine. Giunge alla fine. Anche il numero 44, può tornarti alla vista nelle prossime ore. Sì, un nuovo giorno. Mañana il mondo ti spera. Allora, 4 di nuovo. Abbiamo aspettato abbastanza per questo momento. Arriva uno shock buono, fruttifero, che porta alla realizzazione di quello che ti ho appena descritto. Il mondo ti sta aspettando. C'è come se già adesso ti stessi svegliando alla nuova alba per te. Hai lavorato molto nelle tue emozioni. È come se l'inconscio si sveglia, l'anima si sveglia e prende il sopravvento sulla tua vita, dicendo: adesso vieni qua che ti sistemo io e ti faccio realizzare quello che devi realizzare. Ok? Bellissimo. Vediamo cosa hanno da dirti gli spiriti attraverso questi altri oracoli. L'aquila. Volare sopra la mischia, gli occhi dell'aquila. Allora, con quello che ti accade, vedrai al di là di quello che hai potuto percepire con gli occhi fisici. Si apre un varco, qualcosa di wow. L'aquila è uno spirito guida che ti dice di guardare oltre a ciò che ti sta capitando davanti. Chiudi gli occhi che guardano fuori, guarda con gli occhi che guardano dentro. E allora quegli occhi che guardano dentro plasmeranno ciò che si proietta fuori. L'aquila ti guida, potresti anche vedere delle aquile nei prossimi giorni, o tramite social o in televisione. Mi auguro che tu non la guardi troppo spesso la televisione, magari sui social, su un libro, su un giornale, perché è un po' come l'araba fenice per me. È una rinascita che ti permette di vedere quello che c'è oltre a quello che stai vivendo in questo momento e che ti accade nelle prossime ore. Cos'altro? E infatti vivere la vita così come viene, questo è il vagabondo, un nuovo inizio, mi parla di sanazione, no? Di nuovo il 4, allora col 14,
quello che accade metterà le solide fondamenta per ergere la tua cattedrale interiore ed esteriore. Il vagabondo mi dice che tutto ritorna a fluire senza attaccamento, senza dispersione di energie. E laddove le cose sono state ingiuste si sistemano a tuo favore. Ok, vediamo qual è il messaggio degli angeli con queste carte. Dissipare la rabbia, liberare dall'idolatria, concede tutto quanto viene chiesto. Molte di voi stanno facendo il rituale erotico della Kundalini e quindi io ti invito, anche se non sai cosa sia ancora, a farlo, perché è proprio a che fare con quello. Lo stato di sogno, e capirai che tutto è un sogno, tutto ciò che accade anche di negativo è solo un sogno, è solo come se fosse vero, dicevano i grandi maestri. E quindi avrai proprio un'illuminazione su questo. Cordone ombelicale, connessione diretta con il creatore. Trasforma comportamenti e reazioni. Quando tu sei connessa con queste carte di fuoco fortissime, alla verità di ciò che ti accade, e allora i tuoi comportamenti, le tue reazioni cambieranno, perché la vita non ha a che fare, gli eventi non sono negativi in sé, mai. È come ti narri quell'evento che genera il risultato. Allora qua l'evento negativo o la sensazione di sentirsi messi da parte, no? O di ingiustizie verrà trasformato perché tu cambi la narrazione e ci sono delle conquiste che raggiungi sul profilo lavorativo e pratico e anche relazionale. Ok? Vediamo un consiglio per te. Cosa ci vogliono dire gli angeli attraverso questi oracoli? L'autenticità attrae, mantieniti fedele a chi sei, apriti alla possibilità di quello che non conosci di te. L'autenticità attrae, essere autentico attrae le persone giuste e respinge quelle sbagliate. Quando rimani fedele a te stesso, filtri naturalmente chi non è in sintonia con il tuo cammino. Perché quando attraiamo persone non in linea con noi è perché noi inconsciamente stiamo vibrando a quella linea. Allora, dalle carte che sono uscite, sia autentica, cosa vuol dire? Non essere fedele a quello che sai di te. Sii fedele anche a quello che ancora non sai di te. Me lo dice il vagabondo, la fede nel mistero, un po' come se fosse uscito il matto. Quindi io ho fede nella vita, io ho fede nell'esistenza. Emao, meraviglia. Meraviglioso. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.